Se mi faccio comprare, non sono più libera e non potrò più studiare. È così che funziona una mente libera. Ipazia, in Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo. Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a scoprire la storia di Ipazia d'Alessandria, uccisa dal fanatismo religioso, a cui è stato dedicato un film sulla sua storia nel 2009, Agorà, di Alejandro Amenabar. Il film pare che abbia subito un ritardo nella distribuzione in Italia ed è bastato questo per gridare lo scandalo. Ora è difficile dire se un film di Amenabar sia in quale misura responsabile di queste polemiche, ma veniamo alla storia di questa donna, Ipazia d'Alessandria, scienziata, grande astronoma e filosofa greca che ancora oggi è un simbolo della libertà di pensiero, a 1600 anni dalla sua uccisione per mano di fanatici religiosi. Le notizie sulla vita di Ipazia sono alquanto scarse. Le due principali fonti antiche sono la storia ecclesiastica di Socrate Scolastico, avvocato presso la corte di Costantinopoli e contemporaneo di Ipazia, e gli scritti di Damascio, filosofo neoplatonico vissuto un secolo più tardi. A ciò si aggiunge il fatto che gli scritti di Ipazia sono andati perduti o incorporati in pubblicazioni di altri autori. Nacque intorno al 370 d.C. ad Alessandria d'Egitto e venne avviata dal padre Teone di Alessandria allo studio della matematica, della geometria e dell'astronomia. Egli stesso, nell'intestazione del terzo libro del commento al sistema matematico di Tolomeo, scrive: Commento di Teone di Alessandria al terzo libro del sistema matematico di Tolomeo, edizione controllata dalla filosofa Ipazia, mia figlia. Oltre a questi ambiti del sapere scientifico, si dedicò, a quanto pare, diversamente dal padre, anche alla filosofia vera e propria, relativa a pensatori come Platone, Plotino, fondatore del neoplatonismo, e Aristotele. Donna di enorme cultura filosofica del tempo, ne parlano come una delle menti più avanzate esistenti allora. Nota era pure la sua bellezza, tanto che uno dei suoi allievi si innamorò di lei, ma Ipazia non si sposò mai e all'età di 31 anni assunse la direzione della scuola neoplatonica di Alessandria. La sua caratteristica principale fu infatti la generosità con cui tramandava pubblicamente il suo sapere, tanto che ella divenne un'autorità e un indiscusso punto di riferimento culturale nello scenario dell'epoca. Socrate Scolastico scrive che per la sua straordinaria saggezza tutti la rispettavano profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale. Ipazia era amata dal popolo poiché non fu mai gelosa del proprio sapere, ma sempre disposta a condividerlo con gli altri, e al contempo era rispettata da molte autorità cittadine. Filosofa e scienziata, scopritrice e studiosa, Ipazia riuscì a ottenere un forte peso politico e culturale in un'epoca in cui le donne non avevano la possibilità di distinguersi nella scienza. Nulla si sa della madre, e il fatto che i saluti rivolti alla Ipazia e agli altri familiari nelle lettere del suo allievo Sinesio non la citino mai, fa ritenere che, almeno nel 402, ella fosse già morta. La principale attività di Ipazia fu la divulgazione del sapere matematico, geometrico e astronomico. Arrivò a formulare anche ipotesi sul movimento della Terra, ed è molto probabile che cercò di superare la teoria tolemaica secondo la quale la Terra era al centro dell'universo. Ipazia viene ricordata anche come inventrice dell'astrolabio, del planisfero e dell'idroscopio, strumento con il quale si può misurare il diverso peso specifico dei liquidi. In filosofia aderì alla scuola neoplatonica, anche se secondo le fonti storiche lo fece in modo originale ed eclettico e non si convertì mai al cristianesimo, uno degli elementi che poi la condannò a morte. Oltre a tradurre e divulgare molti classici greci, e grazie a lei e al padre, se le opere di Euclide, Archimede e Diofanto presero la via dell'Oriente, tornando poi in Occidente moltissimi secoli dopo, insegnò e divulgò fra i suoi discepoli le conoscenze matematiche, astronomiche e filosofiche all'interno del Museo di Alessandria, che a quel tempo era la più importante istituzione culturale esistente. La fama contemporanea circa la figura di Ipazia sembra essere dovuta alla sua tragica morte. In un clima di fanatismo, di ripudio della cultura e della scienza in nome della crescente religione cristiana, Ipazia venne trucidata e lapidata da una folla di fanatici nel marzo del 415.
Nella vita di Sodoro, scritta 100 anni dopo i fatti narrati, Damascio scrive: «Così accade che un giorno Cirillo, vescovo della setta di opposizione, il cristianesimo, passò presso la casa di Ipazia e vide una grande folla di persone e di cavalli di fronte alla sua porta. Alcuni stavano arrivando, alcuni partendo, ed altri sostavano. Quando lui chiese perché c'era là una tale folla ed il motivo di tutto il clamore, gli fu detto dai seguaci della donna che era la casa di Ipazia, il filosofo, e che lei stava per salutarli. Quando Cirillo seppe questo, fu così colpito dall'invidia che cominciò immediatamente a progettare il suo assassinio e la forma più atroce di assassinio che potesse immaginare. Fu così che le venne teso un agguato. Un gruppo di fanatici cristiani la sorprese mentre faceva ritorno a casa e, dopo averla tirata giù dal carro, la trascinò fino alla chiesa. Lì le furono strappate tutte le vesti e la donna venne letteralmente fatta a pezzi. Le varie parti smembrate del suo corpo furono portate al cosiddetto cinerone, dove si dava fuoco a tutti gli scarti, e furono bruciate perché di Ipazia non rimanesse nulla. Il suo nome è tornato famoso durante l'Illuminismo, quando molti autori hanno iniziato a ricordarne la sua libertà di pensiero e l'alto livello a cui erano giunti i suoi studi. Da allora viene ricordata come un simbolo della libertà di pensiero e dell'indipendenza della donna, oltre che come martire del paganesimo e in generale del dogmatismo fondamentalista. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, se volete potete iscrivervi, non dimenticando di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Un bacio e al prossimo video.